Giuse, oggi marca tedesca. No. Inglese. Famosissimo. Perché il nostro amico come lo chiamava? Breitling. Breitling. Oggi facciamo una puntata su Breitling. Una delle migliori marche svizzere invece di cronografi, ma anche di altri orologi, non solo cronografi, ma diciamo che il loro campo era la cronografia, la Breitling. Chiamiamola col suo nome, la Breitling. Di Genova. No, Geneva. Ah, Geneva, È sbagliato. vero che se vai in Francia, Genesse. È vero, siamo vicini. Comunque, a parte le stupidaggini di Pietro, parliamo di una marca che invece ha avuto, diciamo, secondo me negli anni parecchi lati positivi, poi ogni tanto dei momenti di buio, perché in partenza, diciamo, quindi Leon Breitling, quindi 1884 mi sembra, fonda in Svizzera questa fabbrica e fa orologi da tasca, anche lì specializzati principalmente nella cronografia, quindi contapassi, cioè macchinari anche... Era meticoloso. Meticoloso, si faceva cose un po' particolari. Quindi orologio da tasca, siamo diciamo nella fine dell'Ottocento, prime occhiate verso il mondo dell'orologio da polso, quando si arriva a primi del Novecento, e comincia a tirare fuori anche qualche cosa da portare al polso. Con orologi anche diciamo, di destinazione sportiva e militare. Ce ne sono, non marcati. Misura grandina? La Breitling non marcava all'inizio degli solo anni, sul movimento? Marcava il movimento a neanche tutti, guarda, neanche tutti. E la misura è abbastanza grande. La misura è sempre abbastanza grande, di bella leggibilità, Già di all'epoca pratica. grande? Sì, Nel sì, senso, sì, sì. ovviamente erano più Specialmente i crono, ci sono dei cataloghi su certi libri di Leon Breitling dove vedi la ditta Montbriand, che era il posto dove era stata diciamo, fondata, e vedi tutti questi orologi che nessun marchio sul quadrante. Proprio... Poi sul movimento hai detto sì. Sul movimento sì, sulla cassa senz'altro, sul movimento anche no, devo dire che il movimento non sono tutti mercati Breitling. Hanno fatto anche forniture militari, però. Forniture militari, certo, assolutamente, specialmente poi nei tempi più recenti, quando si arriva poi negli anni 70, che la marca è già molto molto ben affermata, diciamo che questo, la Breitling, secondo me, buona parte del loro successo lo deve alle linee aeree. Perché? Allora, va detto che le ditte svizzere di orologi con l'aviazione sono sempre state a braccetto. Vabbè. Si parte dagli anni, dico, 20 con Longines, Wims, quindi con Lindbergh. Quindi se andiamo avanti dalla creazione dell'orologio da polso, l'aviazione e l'orologio da polso sono andati di pari passo. Tutti ci sono cimentati, tutti li hanno usati nelle pubblicità, guarda, GMT con la Rolex, Polerouter, l'Universal, con la Scandinavian Airlines, SS, esatto. E a dire la verità la Breitling, che non era da meno, negli anni 60, E ce l'abbiamo. le pubblicità, ma te guarda con quante compagnie lavorava. Te guarda quante pubblicità, Eastern, American Airlines, Boa-C inglese, la Convair, Qualcuno non c'è più, no, Tante, buona parte. La KLM che poi c'è ancora? La TAP portoghese, cioè alcune delle ditte che ancora oggi sono presenti erano... Che sono uguali. Sì, sono anche uguali. doppioni. Sì, perché una delle due è divertente perché c'è dentro la pubblicità della prima Land Rover, la prima Land Rover, e la pagina di un giornale è dietro del Nevada. C'è il polso? Un Enicar, no? Un Enicar, perché lo faceva anche il Nevada. Il due corone, sì. Proprio uguale, il due corone della Nevada. E questo invece è il Nevada classico. Nevada era sempre specializzato in orologi o da montagna, infatti fa vedere il sub e la bellina. l'omino che è bellina, è vero? Comunque hanno sempre venduto uno stile di vita, no? Dico i marchi di orologi. Guarda che dire, guarda, mare, monti, l'alpinista e il subacqueo. Però ecco, parlare della Breitling, ecco, sempre con i suoi classici aerei e tutta la produzione dei modelli relativi a, diciamo, anche all'aviazione. Il più famoso è ovvio che sia il Navy Timer e di conseguenza il Cosmonaut successivo, che era lo stesso modello con le 24 ore. Diciamo che la Breitling ha avuto buon successo con i movimenti Venus, in questo caso 178, ora parliamo proprio specificatamente di quel modello, cioè ovvero sia del Breitling. Quando dicevamo prima che non firmava gli orologi,
è anche vero, in realtà i primissimi modelli della Breitling, nel modello Navitimer 806, non marcavano il quadrante, ma c'era solo lo scudettino e le ali Le della ali. OPA, cioè di questa associazione di piloti e proprietari di aerovelivoli, diciamo. E questa OPA, vedi? C'è anche il fogliettino illustrativo. Sì, E la scatola. e la scatolina dell'epoca. La scatola che- è bellissima. Bella, sì. Sì. Ma forse più carina ancora è questa, che è del 59 con dentro la garanzia. Ah, ragazzi. Questa è proprio la garanzia. Bisognerebbe trovare l'orologio. No, 806. Ok. Ce l'abbiamo già. Però l'orologio in questo caso è il primo modello che hanno fatto, mentre invece qui siamo nel 59, è la fine del primo modello, quindi i contatori in questo caso invece di essere tutti neri erano chiari, con la stessa tipologia di cassa, Ok. che si distinguerà poi per questa ghiera che invece di avere questa pallinatura ha le tacche tipo la ghiera dei submarine o degli GMT. Questo, ecco, come dicevamo, è proprio la vecchia del 59 e vedi, ti dice poi tutto quello che era il sistema di lettura del regolo calcolatore, che è la cosa poi più difficile, perché qui ti dà distanze in salita o in discesa. Ce lo spiegò un po' Totaro quando Ti ricordi venne. quando venne? Esatto, infatti. Vedi? Però è Dice, difficile operazione di qualcosa. di un regolo calcolatore e per moltiplicare, per dividere velocità a terra, velocità in aria, divertentissimo per uno che ha voglia di perderci qualche buona giornata, consumo di Dimmi una benzina. cosa, cambiamo argomento. Sì. Questa grandezza dell'orologio ha incontrato difficoltà nella vendita? Allora, all'inizio sì, Sì, perché chiaramente erano orologi talmente specifici per l'utilizzo che dovevano essere grandi, altrimenti non riuscivi a leggere il regolo calcolatore all'esterno, che chiaramente se Era in quella volo, parte se in volo fondamentale, ti serve alla e fine. quindi quando arrivi in fondo ti deve servire Grande, proprio... No, è un bello orologio, è sempre mi stato un piace, bellissimo orologio. Sì, è bello. L'orologio che Bellissimo. ha sempre avuto successo. C'ha tanta roba, Vi sul dirò, quadrante. in Italia è stato scoperto abbastanza tardi in proporzione. Ha avuto un grandissimo successo in Inghilterra, infatti la famosa Breitling di cui parlavamo in prima battuta è perché in realtà gli inglesi l'avevano sempre diciamo, chiamato il Breitling, proprio la E la saltavano, era Breitling. Ma Ma te ne vendevi? sì, questo sì, Era questo è un orologio richiesto? che è sempre stato richiesto. Questo è fin dall'inizio del Anche se era collezionismo di grande. orologi, sì. Ma perché te l'hai venduto No. dal 85 in poi, 89 Dagli in anni poi? 80 in poi, perché questo orologio qua aveva delle caratteristiche che non erano, diciamo, viste in Italia. Come dicevo prima, non era mai stata distribuita molto bene in Italia questa marca, per cui storicamente come bacino, diciamo, di raccolta di modelli l'Italia è sempre stato un bacino abbastanza scarso, molto invece paesi anglosassoni e Inghilterra stessa. Io mi ricordo che mettevamo in vetrina e se ne vendevano tanti agli inglesi di passaggio in vacanza e mi chiedevano, ma dove ritrovi questi orologi qui? A Londra, ma non ne vedo uno, ecco, un po' come anche sui Rolex negli anni, perché in realtà non avevano l'idea di andare a cercare gli orologi vecchi in patria, in realtà erano tutti lì gli orologi. Meno male che ne cercavano. Ma meno male perché in realtà Sì, tanti che poi gli orologi hanno inglesi girato sono il mondo. stati i primi turisti con gli olandesi. Ma certo, infatti era proprio qualche quello il americano, punto, no? Era un po' quello lì il punto. Tra l'altro, proprio diciamo in America, quindi paese anglosassone per eccellenza, avevano fatto anche un libro negli anni, credo inizio anni 90 o fine anni 80, addirittura siamo alla seconda edizione quindi degli anni 80, dove veramente portava diverse cose molto interessanti, a parte si torna alle pubblicità, queste pubblicità addirittura del primissimo Novecento, ma in questo libro ci sono anche le fotocopie dei brevetti del i Navitimer e brevetti. del Cosmonaut, vedi, 55, 61. 61. Il Cosmonaut è arrivato 6 anni dopo, via diciamo. Quindi stesso orologio con le 24 ore, che poi non era così semplice, che poi la lettura diventava difficile. E da tasca erano venduti? Sì, Te da ce tasca erano l'avevi? venduti, Erano sì, comuni, però sai cos'è? poco comuni. Erano anonimi, cioè si sa che erano Breitling perché li trovavi sul catalogo, ma non c'era scritto da nessuna parte. Quindi non era... Vedi? Se prendi questi Breitling, che non c'è scritto niente, quindi se anche ti è capitato, non è che sempre ti capitava Di guardare. di guardarli, però vedevi che era roba di qualità, era roba abbastanza importante. Ma dentro le medaglie c'erano quelli lì? No, non ho mai fatto questo tipo di medagliere sull'orologio,
della Breitling non ce l'ho mai Tra l'altro trovata, bellissimo. vero? Questo Questo siamo già stupendo. in epoca più recente, infatti vedi, Sì. 50. Bellissimo. Però se vai in questi qua, non sono marcati. Il quadrante non è mai marcato per altro. Te parlavi prima di un contapassi, no? Ma che Contapassi. serviva all'epoca? Nel senso... Contapassi serviva tanto perché spesso anche nei lavori sul terreno, Sì. il contapassi, preso come un metro il passo, Sì. che Serviva per praticamente ti quello. dava il totale. Lui ogni volta che sentiva l'appoggio del piede, e quindi te cercavi di marcare l'appoggio, c'era una specie di martelletto che batteva. Ah, andava Battendo in il martelletto automatico. ti mandava avanti. Pensavo fosse tipo contapersone, no? Che ci clicca ogni volta. No, quello era in automatico, te lo mettevi anche in tasca. Quello Come lì. da quello del Pazzesco. telefono. E praticamente Se te ci pensi. facevi il passo Sì, e tu È lo stesso di Ma cibo. pazzesco, eh. hai capito? Perché praticamente è come un martelletto fermato da una parte che batte. Quando sente il passo batte e tu, e ogni volta che Come batte quando manda lui vuole avanti una ruota. cosa. È il martelletto della Breitling. Vedo martelletto come no, fa? lui non è proprio su quello stesso, No, no. non è. Lui Però agisce, picchia, però picchia, se picchia. Forte anche. Si fa una bella pubblicità. È il martelletto della Breitling. Io lo dico, si fa una bella pubblicità, dico, queste ragazzine sicuramente staranno lontane, ben lontane. Da martelletto. È vero, dal martelletto. Comunque, Era meglio Piccolo Lord. Diciamo che È vero. era meglio Piccolo Lord, senz'altro. Diciamo che questa marca era una marca che insomma lavora molto con l'Inghilterra, eccetera. Noi abbiamo un libro, due cataloghi e un orologio. E l'orologio. Beh, Basta. ora si Si potrebbe può cominciare a andare. parlare dei modelli un po' più vecchi. Diciamo che Prima la scatola. senza arrivare... No, ma la scatola... Guarda, dopo. No, beh, No. Guarda la com'è scatola bella. in realtà è molto bella, Eh. è moderna, abbastanza moderna, questa qui è quando la Breitling, quando dicevo prima, ha avuto alti e Aspetta un bassi. attimo. Dentro com'è? Ah, è proprio a scomparti. Ha avuto alti e bassi la Breitling, Si può? sì, Ah, ok. Giallona così. alti e bassi perché? Allora, la Breitling devo almeno- dire che è la responsabile della rinascita dell'orologio meccanico, ovvero siamo alla fine degli anni 70 e inizio anni 80. L'orologeria prende una china abbastanza, diciamo, poco bella, di orologi principalmente, Ah, sì? cioè di orologi principalmente Anonimi. elettronici. Ah, elettronici. Addirittura marche Al come- quarzo? al quarzo. Al quarzo. Ma ti direi più Come Omega. ti direi più proprio roba elettronica. Perché? È partito qualcosa. Il contatore. Che fai? Ma vedete cos'è? In pratica, già negli anni 50 c'è lo studio di orologi, per così dire, elettromeccanici, quindi elettrici, che da polso sono un po', diciamo, in fase di gestazione, da tavolo, quindi con svegli, quindi roba che rimane ferma, sono ben affermati e funzionano anche piuttosto bene. L'orologio da polso però è un po' uno studio. Gli americani ci arrivano abbastanza bene. Il famoso Ventura della Hamilton. Ah, ok. Quello è indossato fatto a da, trapezio, quello fatto a trapezio. da Elvis Presley. Esatto, quello lì a trapezio. È un orologio che è molto innovativo. Di qua, oltre mare, oltre oceano, Siamo più classici. siamo un po' più classici, però si capisce che quello, anche perché l'idea dell'orologio essere- cosiddetto atomico, con l'ora atomica, che doveva essere precisissima, il meccanico qualche cosa gli andava sempre concesso, era un po', è sempre stato considerato un po' un punto d'arrivo. Quindi l'orologio elettrico, per una questione di impulsi, doveva essere... E in Europa, diciamo, c'è un consorzio tedesco, in realtà, che faceva un orologio che si chiamava ATO, che era un orologio elettrico con una pila. In realtà aveva un bilanciere. Ok. Funzionava o non funzionava? Non funzionava tanto bene, perché mentre poteva funzionare bene su una cosa statica come una sveglia, al polso, con i movimenti Ma ha a che che fare faceva. con l'Atmos di... No. Ok, non c'entra nulla. Atmos. Sì. L'Atmos, per esempio, è un moto perpetuo eterno che, diciamo, va avanti per la differenza di temperatura. Dentro c'è un polmoncino con un gas che è un gas che è molto molto sensibile a questa differenza di temperatura, si dilata e nel dilatarsi manda avanti il bilanciere. Orologio cosiddetto eterno, perché in realtà finché il c'è primo moto differenza di perpetuale. temperatura- sì, quello è proprio questo, diciamo, scienziato che l'aveva studiato, la quale poi la Jägerle-Coultre ha acquisito il brevetto, aveva studiato qualcosa che era veramente particolare. Infatti quelle stesse Sono sveglie belli le trovi, poi, comunque. esatto, le trovi sia di questo Sì. scienziato che l'aveva, diciamo, studiata, sia anche della Jägerle-Coultre quando l'ha acquisita. Ma qui siamo invece nell'elettrico proprio. Da polso qualche problema lo crea.
Gli americani vanno un po' meglio, quelli europei, quelli diciamo svizzeri, insomma, quel problema lo danno. E quindi quando arriva poi il quarzino, quello classico, col circuitino come siamo usi a vedere, e non parlo nemmeno del famoso Rolex 1530, che anche il 1530 e il 1630 hanno un movimento meccanico spinto da una pila, quindi ci sono i ruotismi. Cioè ma no, il non c'è 17, la il molla 013 e il il 014. C'è l'Oyster il Quartz. 17.000 esattamente. Sì, sì, 17.000, 1530 è quelli esatto, automatici. 1530 sono i meccanici, invece Sì. gli altri sono quelli a quarzo. Quei modelli lì praticamente hanno un movimento con i ruotismi e una pila che li spinge questi ruotismi. A differenza invece di quelli proprio a quarzo piatti, e questo è il punto della fine degli anni 70, inizio anni 80, in cui c'è una generalizzazione abbastanza frequente su quasi tutte le marche, che dicevamo prima di Rolex, ma anche Patek Philippe. Sì. Anche loro si convertono un po' al quarzo, con quarzi un po' più alti di spessore, che sembravano dare un po' più di aspettativa, ma in realtà era sempre un movimento a quarzo. Sinceramente l'appiattimento della tecnologia meccanica. A un certo momento la Breitling, ma non si sa da quale parte diciamo del cilindro, tira fuori un movimento automatico cronografo, che è il Chronomat. Ok. Fa la riedizione dello stesso nome di un modello Chronomat che vediamo anche sulle pubblicità, e da quel momento in pratica mette sul mercato questo orologio. Questo orologio ha un immenso successo in Italia, al punto che si riporta in auge tutti i modelli meccanici. Addirittura. Sì, cioè da solo riesce a trainare e quindi togliere dal quarzo tutti i modelli. E le marche svizzere capiscono e Fanno tutto. allora, questo giochino qui costa veramente tanti morti, inteso come marche svizzere, perché il passaggio dal meccanico al quarzo agli svizzeri è costato una cifra. Tanti non c'erano riusciti, quindi hanno chiuso i battenti, perché non potendo convertirsi al quarzo hanno dovuto chiudere. Quando qualcuno che c'era riuscito è riuscito a convertirsi al quarzo e ritorna il meccanico, Bagno di sangue. è bagno di sangue, perché già ti eri indebitato prima per convertirsi al quarzo e ti è durato meno di 10 anni, ancora non hai pagato i debiti di quello, c'è da riconvertirsi al meccanico di nuovo, ti hai dato via tutti i macchinari, l'ecatombe. Difatti tutti i grossi gruppi nascono in quel momento lì, cioè chi è Per grosso farsi mangia gli forza. altri. E infatti i famosi gruppi che ci sono Swatchano oggi- tutto. Esatto, il Swatch era una di quelle. Sì. Cioè lì è un po' la particolarità. E Breitling è l'autore di questa rinascita, del ritorno al meccanico in uno stato in tutto il mondo come l'Italia, che fa da locomotiva per il rilancio di questi orologi. Quindi noi italiani abbiamo avuto ovviamente miliardi di difetti, ma nell'orologeria svizzera siamo stati forse quelli che abbiamo creato il rilancio di questi orologi. E tutte le marche si sono riconvertite, bene o male, chi indebitandosi, chi facendosi comprare da altri, sono ritornate sul meccanico. E ancora oggi, ormai sono passati 40 anni, godiamo di questo diciamo, rilancio. Ecco perché si vedono tanti Chronomat. Il Chronomat in Italia ce l'avevano tutti, sì. ce l'avevano tutti. Vero. Ma paradosso, il Chronomat costava all'inizio, quando uscì, 800.000 lire. Il Daytona di cui si parla tanto, ai tempi ne costava 500 ed era invendibile. E vuoi sapere che mi ha raccontato un mio amico che il papà aveva davanti il Chronomat e il Daytona. Ho preso il Chronomat. E ha scelto il Chronomat. Ma era a gusto. Il Daytona era seduto Il 3. babbo del tuo amico, credimi, era uno delle di migliaia di tanti. personaggi. Oh. Ma perché uno era un orologio di Pazzesca. concezione vecchia, l'altro era orologio moderno. Sì. L'altro era modaiolo. L'altro aveva dei quadranti, il Breitling aveva dei quadranti divertentissimi. Pastello blu come questa scatola, bordeaux, di un colore bordeaux. C'aveva dei colori che non si erano mai visti. Boom, boom di vendite. Tra l'altro la ditta che lo mandò in Italia e che quindi praticamente ne fu diciamo, l'artefice Promotrice, del rilancio fu una ditta di Torino, la Tradema, che aveva Breitling, Hamilton, aveva 3 o 4 marche in cui andavano tutti a Ah, vendere. erano proprietari? No, erano gli importatori. Ah, ok, come se Proprietari, fossero diciamo, dell'importazione. degli Stern italiani. Esatto, fecero un sacco di soldi, ne bruciarono anche tanti, perché in realtà il problema di quei Chronomat lì è che li garantivano subacquei, ma in realtà Affogavano. affogavano. E alla fine della seconda estate a Torino c'era più orologi fermi da riparare con l'acqua di mare dentro di quanto ce ne fossero in vendita. E loro Nel pur mondo. di tirare a vendere, cosa facevano? Li davano C'è un po' il nuovi. problema. No, Ah. non riparavano quelli vecchi, la gente aspettava magari un anno l'orologio che era ancora in assistenza, e lì cominciò un po' a tremare la Breitling, perché in realtà si spuntano un po'.
detto in italiano. Questa è stata acquistata da qualche gruppo. Dopo sì. Di cos'è? Swatch? Non lo so. No, sì, comunque ora del gruppo... Forse non lo so, LVMH, insomma uno di No, quei no, gruppi ma lì. Gruppo Swatch. Credo. Comunque noi siamo un po' più indietro perché abbiamo orologi che sono cronografi dell'epoca, diciamo, degli anni 50. Negli anni 50... Grandi anche questi. Grandi anche questi. Negli anni 50 la Breitling, diciamo, capisce anche il vento e comincia a fare anche modelli abbastanza specifici. Per esempio in Italia, modello Giro d'Italia, in Francia il modello Tour de France, in Italia anche per gli arbitri, il FIGC che te hai anche avuto, ti ricordi? Il 1000 miglia per le ultime edizioni del 1000 miglia. 1000 miglia deve Lì è essere- molto che bello. te ne parlo di che te hai anche avuto. No, io non l'ho mai avuto il 1000 miglia, io lo volevo comprare a Parma e non sono riuscito a comprarlo. Ce l'ho fatto. E quindi ecco il 1000 miglia, è vero, se mi capita comunque... Perché è Ganzetta? Sicuramente sì, sarebbe bellino. In realtà è un orologio abbastanza classico come questo, ma la scrittina porta su. Poi tra l'altro te e le 1000 miglia siete... Mi garba, a me mi garba. E poi, cioè, ci sarà fra poco a Viareggio. Ah, tra poco? Fa tappa a Viareggio, dormono a Viareggio. Come l'anno scorso, anche l'anno scorso fece No. tappa, al Lido. Passarono anche da Lucca, però la sera erano a Venuto lì, no? In realtà sembra non sì. mi ricorderei. Quest'anno sicuramente sono a Viareggio. Ma quando lo fanno? Quindi macchine giugno, 18 giugno mi sembra. Bene, Quindi, bene. tornando a parlare invece abbiamo parlato anche di macchine, sembra un caso, ma uno degli orologi più particolari della Breitling è il famoso Garba. Bullet, Sì, il famoso Bullet da motociclista. Mi garba tanto. E da qui si vede bene che la Breitling usava orologi, cioè fabbricava orologi per un uso molto specifico. In questo caso da motociclista, in quel caso da aviatore, oppure da arbitro piuttosto che da ciclista Giro d'Italia. Quindi si capisce bene che era una marca che non era intenzionata a vendere milioni di orologi, ma mirati sì. Sapeva che magari aveva un bacino Sì, già assolutamente. di vendite, Come no? si diceva prima, no? Proprio ti vendeva lo stile di vita. Per esempio il Chronomat di cui parlavamo prima, nella prima edizione era un orologio destinato agli ingegneri, perché ti dava non complicato come un Navy Timer, ma un po' meno complicato, ma con il regolo calcolatore per tutte le operazioni classiche da ingegnere, quindi moltiplicazioni, divisioni, eccetera. E anche quello era molto interessante, ne ha venduti tantissimi di quelli, specie in America, specie nel mercato americano. Per esempio un orologio abbastanza particolare, Questo è qui siamo un po' bellissimo. più avanti Questo, negli anni. questo chi lo può comprare? Qui Piccolo siamo- Lotto. Beh no, questo Beh, è no, bello, eh? no, Bello, questo è bello, qualcun altro, secondo me. Questo per esempio è un orologio con il movimento, famoso movimento fatto, calibro 11-12, hanno fatto un consorzio di marche, lo trovi questo stesso movimento anche diciamo alla Heuer, per dire la più famosa, ed era quello Che con il fanno tanto? microrotore, esatto, il microrotore, corona dalla parte opposta e i due pulsanti sul lato diciamo destro del... Bello veramente, cioè Molto il bello, in polso quel caso ero elegante. 18 carati, Ti dirò tanto che condizioni pari al nuovo, la disquisizione prima sua mia è il colore del cinturino. che non mi piace. No, No, a lui piace, a me io... piace tanto, cioè, te no. mi piace questo cinturino, però forse ci metterei qualcosa di più scuro. Più scuro, A me il marrone piace tanto. Non lo so, però... No, lì sai, sono È a gusti più gusto. personali, Sì. quindi in realtà... Ma questo non Per me che aveva il bisognerebbe prima bracciale averlo perché- l'orologio per No, fare... col bracciale questo qui non l'ho mai visto. Non l'hai mai visto? No, sempre visto col, Però- sempre visto poche volte e quelle poche volte col cinturino. Tra l'altro è pazzesco, questo sarà degli anni? Questo è dei primi anni 70. Ok. Ma anzi fisse? Tenuto da No, Dio. no, anzi, no. Allora che cinturino? Perché non c'era il cinturino? No, No, tenevi il il bracciale. Sì. Te mi hai chiesto se, No, no, se scusa. veniva venduto col bracciale. Sì. No, il bracciale non ce l'ho mai Non ci veniva venduto col bracciale o te non l'hai mai visto? No, io non ho mai visto né in vendita né in pubblicità quell'orologio lì braccialato oro giallo. Ah, figurati. Non l'ho mai visto. Solo Ma poi. può darsi anche che ci fosse, però ci vorrebbe un catalogo dell'epoca. E la loro Che io ce l'ho, E, fa. e il loro te abbinamento? lo Il loro abbinamento è da questo? O ce l'hai messo te questo cinturino? No, quello ce l'ho messo io. Il loro abbinamento era sicuramente con un cinturino in coccodrillo o con un cinturino sempre, diciamo, racing tipo questo, dato che l'orologio era mirato un po' a quel tipo di mondo. Magari non di coccodrillo, perché all'epoca quando c'erano i cinturini racing con i fori come questi erano sempre di gomma piuttosto che cuoio nero. No, comunque è veramente bello, cioè Bello, no? sarebbe un bel orologio. E con Poi col quello- fatto che sia anche pulsation, no? Con quella stessa Sono le meccanica, pulsazioni, sono praticamente... Sì. dal famoso Navy Timer e quindi Cosmonaut 24 ore, dalle stesse ceneri fecero il modello, diciamo,
di calibro grande automatico. Questo è Allora, grande. questo modello, questo è veramente grande, sì. Questo modello in realtà veniva fabbricato in due tipologie. Infatti lo dimostra anche la cassa perché c'è un foro qua tappato con un toppino di plastica rigida. Scingomma, Esatto, qualcosa del genere. E la corona dalla parte opposta. Perché? Perché è l'automatico. L'automatico di questo calibro prevedeva la corona dalla parte opposta che non andasse ad arrivare, diciamo, alla parte cronografica. Per cui questa meccanica e questa sono le stesse, si nota bene dal datario, due contatori, due pulsanti a destra, corona a sinistra, grande o piccolo che sia il movimento è lo stesso, è la stessa dimensione. In questo caso c'è il regolo calcolatore all'interno, in una cassa, direi impermeabile, direi perché poi dopo nel tempo impermeabilissima non lo era. Questo qui l'hanno fatto così, come dicevamo ora, automatico, e anche identico con la corona di là. Infatti il toppino sta per quella, perché la cassa era standard, ma nel caso che fosse di là è manuale. No, roba un po', no, cioè, artigianale. no, cercavano di avere diciamo, la massima resa con la minima la massima spesa. resa con la minima spesa, cioè la stessa cassa la sfrutti con due movimenti, cambiava il fondello. In realtà la grossa differenza fra i due modelli non è la carriola e la parte di sopra con il regolo calcolatore, ma il fondellino. Il fondellino sì. Il fondellino ha tutte le caratteristiche diverse, in quanto il manuale porta una serie addirittura di brevetti, mentre l'automatico c'è solo la descrizione del movimento automatico, eccetera. Faccio a cambio. È Quello grande. è troppo bello. È grande. Sì, ma questo vedi che è abbastanza. lo so. Ma poi al polso... Tu orologio per gli comincia a mettere da parte i soldi. Vero? Io non te lo dubo. Oddio, io invece forse me lo faccio prestare qualche volta, mi piace. Puoi chiedere al proprietario se te lo presta. Me lo faccio anche dire, ma è Che difficile. personaggio. Peraltro, Strano. come dicevamo, la Breitling aveva chiaramente orologi mirati a varie diciamo, tipologie di mestieri e da non dimenticare sicuramente la parte militare. La parte militare perché? Perché per esempio questo orologio esiste in versione civile e in versione militare. In versione militare, che è questo, in questo caso è destinata all'esercito iracheno e addirittura come glielo davano? Con il marchio dell'esercito iracheno sul quadrante e anche sul fondello. Quindi il logo che è sul quadrante stranamente non è lo stesso della Breitling, ma è quello Tanto comunque dell'Iraq, sui due assomiglia, ali. cioè nel senso come il Molto, logo, ma molto. cioè se uno lo sa, Ma io prima sono che, convinto che nei primi anni qualcuno ha comprato quell'orologio lì pensando che quello fosse il logo della Breitling. che magari In ci realtà- montavano questo fondello Ma poi, quando ci scusate, facevano... guardate qui. Il logo moderno della Breitling, moderno, non è quello vecchio, quello moderno della Breitling è quello lì, ovvero una corona, scusate, un'ancora, una B e due ali. Quello Qui ci sono solo le dell'esercito, ali. esatto. Negli anni 60, per gli orologi, diciamo, Navy Timer, c'erano i piani di coda dell'aereo. Questi sono due piani di coda dell'aereo visti in prospettiva. Negli anni 50 c'è una 2B con, Lunetta, tipo. con la mezzaluna, diciamo, Mezzaluna. con la mezzaluna. Quindi in origine c'era la OPA, quindi il marchietto della OPA, che sono anche quei due ali stilizzati con lo scudetto. Il più bello forse sono questi di qua, la marchi? scritta lunga. Breitling, Il così. marchio, Sì. con la scritta intera. Con la scritta in lunga, sì. Con la sì, B, sì. diciamo, in corsivo. Prendo il militare. Il Te militare. vedi, Sono indeciso, Fra bullet e militare, militare è bello. Cromaticamente Perché è belli bello. orologi. Cioè è bello anche al polso. Pensavo fosse Sì, più sì. grande. Ma te c'è il cioè, Te c'è il polso sta polso adatto bene. per orologi grandi, quello secondo me è grande perché il diametro è abbastanza grande. Sa 46-48, una roba del genere. Però via dai. 48. No, io tengo questo, quindi siamo tranquilli. Gli Te, era Giuseppe, girevole, prendi, te gli era prendi. girevole. No, Vai sul classico, volevo te. parlare dell'ultimo orologio, ovvero Prendi il prossimo. che alla fine la Breitling ha lavorato anche, oltre per l'esercito iracheno e per tanti altri eserciti, anche per l'esercito italiano, con questo modello che si chiama 817. 817 è il calibro del movimento, ma anche il nome di questo modello. Questo è stato assegnato all'esercito italiano in vari gruppi, parà piuttosto che aviazione, elicotteristi, Non ho mai visto. ed è uno degli orologi assolutamente più rari, insieme Non anche ci sono in giro, infatti. all'AMI, uno che si chiama AMI, sempre dell'esercito. Perché sempre c'è della EMI Breitling. e AMI, no? Sì, Cioè, questo questo è... l'AMI, esatto, no, questo è diciamo- l'EMI. No, allora, Cioè, scusa, questo è EI, invece questo l'altro è EI, l'altro invece si chiama come modello della Breitling AMI, AMI. AMB. Ed è ganzo perché c'ha
il contatore di destra di dimensioni più grandi rispetto agli altri due. È un contatore più grande, molto bello. Tra l'altro mi dicessi che questo non è un semplice, tra virgolette, Breitling 217, questo è assegnato a paracadutisti. Queste sono parautistiche, sono un lotto, diciamo, di pochissimi orologi. Raro, è una cosa rara È nella un po' più rarità. raro rispetto, diciamo, agli altri. Pazzesco. Tra l'altro... È abbastanza raro vedere, insomma, diciamo che sono pochi gli orologi solo tempo della Breitling. Ah, ok. Solo tempo in pratica sono quelli un pochino più difficili da vedere perché era il tipo di orologio meno venduto. Ne hanno fatti tanti negli anni anche 70 destinati a chi possedeva yacht, barche molto importanti perché ti dava varie cose, maree. La Breitling ha fatto solo orologi un po' mirati, ecco. E il solo tempo E venivano un po' faccio una scartati domanda dal strana. mercato. Prettamente per il genere maschile alla fine allora. Sì, Femminile ha fatto diciamo poco. che i Breitling in donna sono arrivati forse più nella seconda metà degli anni 80. Qua erano con quelli il piccolissimi, Colt, ci no, pensi. esistevano. Però nel senso, Esistevano. per essere anni 60, Però erano piccoli. orologi di una vendibilità abbastanza relativa, bassissima. Ma già i classici erano venuti poco. Io il più bellino che ho avuto forse di classici era un orologio col quadrante roselle, anzi a goccia, e la lancetta dei minuti corta con un cerchietto molto grande, con una lancetta perché ma con un cerchietto molto grande e una piccola puntina. Anomala, veramente anomala. L'ho vista solo su quello. L'unico vezzo che ho visto su un orologio classico Sono tutti Breitling. molto quadrati comunque. No, tutti orologi con un utilizzo, basta vedere questi qui, sono tutti con un utilizzo Quindi specifico. maschili in questo genere. Quindi se uno cerca un orologio, diciamo, di una buona marca e con una tipologia mirata, credo che una delle prime marche che deve guardare è la Breitling. Anche per i prezzi, comunque alla fine, Anche per i cioè, prezzi, nel secondo me senso, anche per i prezzi. se guardi questo crono, viene, Cioè sono orologi che hanno prezzi ancora molto abbordabili. Ma l'esempio, forse sai qual è quello più eclatante, è quell'orologio che ha il polso te. Quell'orologio lì Non lo identico sponsorizziamo della, troppo, no, no, però è vero no, che no. identico della Heuer No, a no. un costo che ci si ricorda. Della Breitling costa veramente una cifra Abbordabile, ma abbordabile. molto diversa. Anche molto perché c'è diversa. tanto oro, quindi come Ma solo... non solo tanto per loro, è proprio che lo stesso movimento, lo stesso tipo di orologio, con le stesse identiche caratteristiche anche estetiche, di una marca costi una cifra altissima e dell'altra marca che è identico, molto, un terzo, quarto anche. Beh, sì. Infatti, bello. oggi Quindi oggi abbiamo parlato Che di scegliete? Breitling, io ho questo o il militare. Uno dei due. questo è il militare, io lo so già, io non è neanche un... Forse l'iracheno, dai, il iracheno. Direi che no. Quindi questo. Te? Vabbè, se... Io questo. È sempre stato un orologio che ho mirato fin da sempre, io, nell'Italia, vecchia Te serie. l'hai il polso? Io ho il polso. Vecchia serie nel senso che questo qui con questa pallinatura, Con quella come pallinatura, dicevo, l'altro è leggermente diverso e poi dopo i contatori diventano argentati su fondo nero. Quindi io questo, te l'automatico Sì. E io sono militare. e te sul militare. Beh, insomma, abbiamo Come al solito, tutti i gusti diversi. tre gusti Sì, diversi, sì, perfetto. non ci Meno male, litighiamo sembra mai. quasi Come al che- solito, il più prezioso? A chi va? Ma sarà un piccolo caso, lotto, ma sarà alla un casa. caso. Cioè, Forse come non metalli, il esatto. più prezioso, però non il più costoso. No, prezioso, prezioso di metallo. Prezioso sì, di prezioso di metallo. metallo sì. Però sì. è il più costoso no, perché secondo me c'è anche di gran meglio. Vabbè, Perfetto. ciao ragazzi, alla Alla prossima. prossima. Ciao. Ciao.